Ciao ragazzi! Sovente capita di dover lavorare qualche barra filettata, come ad esempio questa che vi sto facendo vedere, dove ho dovuto ridurre il diametro e creare un piccolo esagono che successivamente ho temperato per dargli maggior resistenza. Il problema principale si presenta anche quando è necessario tornire i bulloni, piuttosto che le brugole. Quindi in questo breve video vi farò vedere due semplici soluzioni per evitare di schiacciare e rovinare il filetto quando è necessario stringerlo sul mandrino. Quando devo tornire qualche particolare filettato, come ad esempio questa brugola a passo fine, avvolgo la parte che deve rimanere serrata con del filo malleabile. Ovviamente il diametro del filo deve essere sommariamente dimensionato in base al tipo di filetto che si intende proteggere. In questo caso ho utilizzato un filo da 1 mm di diametro, in questo modo ho creato un accoppiamento elicoidale seguendo perfettamente il passo. Come potete vedere, il filo supera leggermente la cresta del filetto. Questo vi permetterà di avere un po' di abbondanza utilissima durante il serraggio. Anche con una barra filettata con passo 2.5 o passi ancora più grossi, è possibile utilizzare questa tecnica. L'importante è utilizzare sempre un fil di ferro o altro materiale che possa essere malleabile e non armonico. Tra poco vi spiegherò quali materiali potete utilizzare e in quali casi è consigliabile una tecnica di lavorazione piuttosto che altre. Tra i vari esempi, ho preso anche questo bullone con dado, che mi servirà successivamente per una breve spiegazione. Quando si deve lavorare su bulloni o filetti di questo genere, è importante non rovinarli, anche perché il costo non è assolutamente paragonabile ad un bullone M10. Quando la sezione del filo da utilizzare inizia a diventare troppo grande, e quindi difficile da avvolgere e tenere in modo corretto, vi posso consigliare il rame ricotto. Il rame è estremamente flessibile, si avvolge facilmente e tiene la forma senza troppe difficoltà. Il filo ricotto viene comunemente usato per dare la forma ai bonsai, quindi è reperibile ovunque. In alternativa, se avete solo del rame crudo, potete fargli un trattamento, in modo che diventi malleabile. Dopo questa breve spiegazione, direi di fare qualche prova. Su questa barra filettata, che ha un diametro da 20 mm, ho avvolto del filo di stagno. Come ho detto prima, il filo può essere di vari materiali. Lo stagno è malleabile e quando si stringono le ganasce, aderisce perfettamente alle pareti del filetto, consentendo un'ottima tenuta. Ovviamente se è necessario ottenere un grado di precisione elevato, bisognerebbe utilizzare la contropunta, ma nel mio caso è solo un esempio, quindi non ho perso tempo su questi dettagli. Come potete vedere, la barra filettata non ha subito alcun danno, non presenta creste schiacciate. In più bisogna considerare anche che la lavorazione l'ho eseguita appositamente lontana dal mandrino. In questo modo ho potuto mostrarvi che nonostante la pressione laterale esercitata dall'utensile, il filo che ha avvolto il filetto non ha creato movimenti anomali. Ora vediamo un'altra soluzione prendendo come esempio questo bullone M12. Ho lasciato appositamente due dadi, che utilizzerò come morse di serraggio da utilizzare sul mandrino. Dopo aver eseguito un taglio trasversale all'asse del filetto, posso utilizzarli sopra al filetto stesso per stringere il bullone. Ma a questo punto desidero fare una considerazione importante. Come avevo accennato all'inizio del video, il metodo di serraggio tramite i dadi è comodo, veloce e pratico nel caso di piccoli lavoretti, soprattutto se il dado da sacrificare non è di dimensioni importanti, perché considerate che questi metodi sono utilissimi a livello amatoriale. Quindi, sacrificare dadi da 70 mm, come nel caso che vi sto facendo vedere, avrebbe un certo costo. In più dovete sempre considerare che i dadi prodotti in serie hanno una precisione approssimativa, quindi anche sulla lavorazione che farete non è possibile pretendere una precisione elevata. Un'altra considerazione da fare con questa tecnica che vi sto mostrando è che i dadi hanno uno spessore solitamente elevato, quindi più sarà grande il dado da stringere, più forza dovrete applicare sulla chiave d'osserraggio del mandrino. In questi anni mi è capitato sovente di tornire barre filettate o bulloni con questi metodi, poiché non avevo la necessità di precisione elevate, però mi è capitato con dadi superiori all'M14 che la chiusura diventasse difficoltosa. Anche in questo caso, trattandosi solo di un esempio pratico, mi limito a fare un semplice ribassamento della testa esagonale. Del resto la semplicità di questa tecnica non richiede spiegazioni specifiche. Invece per quanto riguarda la lavorazione con il filo di avvolgimento, il rame, l'alluminio e lo stagno sono davvero ottimi materiali, sia come duttilità, sia per la capacità di adattarsi alle pareti del filetto da lavorare.
Il fil di ferro ho notato che si lavora bene fino al diametro di 1,2 mm. Oltre questa misura vi consiglio di utilizzare le altre leghe che ho appena elencato. Magari conoscevate già questi metodi. Mi auguro comunque che il video vi sia piaciuto. Se volete iscrivetevi al canale e mettete un like. Grazie.